L'imitation game è praticamente la domanda di Turing era: no, possono le macchine pensare? Mh. E per arrivare a creare delle macchine senzienti che pensano, bisogna creare dei software, dei componenti software che siano in grado di apprendere, di ragionare, di risolvere il problema della computer vision, di fare il planning, perception, tutte queste sottodiscipline che ho detto prima, tutte insieme riescono, se le riusciamo a risolvere tutte queste cose, allora passeremo il test di Turing. Il test di Turing è semplicemente: immagina che fra me e te c'è un muro qui. Io sono la persona che fa le domande. A fianco a te c'è un robot, una macchina. Io però non vedo né te né la macchina. C'è un muro e io inizio a farti delle domande. Una volta tu mi rispondi alla domanda, una volta la macchina mi risponde alla domanda, ma io non so, vedo solo la risposta che mi arriva. Se io riesco ad avere un dialogo con ciò che c'è dall'altra parte del muro per più di 5 minuti, senza capire quando la risposta viene dalla macchina o viene da te, allora vuol dire che la macchina ha raggiunto un livello di intelligenza pari all'uomo che io non posso distinguere. Che non si è ancora raggiunto al momento. Non si è ancora raggiunto, ma con il ChatGPT adesso Siamo vicini. infatti il Turing test a livello conversazionale funziona. Tu riesci ad avere una conversazione con ChatGPT, però se inizi a fare delle domande un po' più complesse, per esempio, non so, cosa ne pensi della religione cattolica praticata sulla Luna o su Marte? Cioè, queste cose dove metti sintassi semantiche e giochi un po' su queste cose che la macchina non riesce molto a risolvere. Crash. Sono Maurizio e bentornati alla puntata 410 di Radio Dublino, quarta puntata della 11ª stagione di Radio Dublino, stagione molto particolare perché siamo qua, studio 2 di WSOF FM, e da quest'anno le interviste, le puntate andranno in onda anche in versione video sul nostro canale YouTube radiodublino.com. Gli youtuber dicono sottoscrivete, campanella, queste cose, ma io non sono youtuber, quindi fate come vi pare, però insomma se siete interessati potete seguirci sia in FM il secondo e il mercoledì e il secondo giovedì di ogni mese su WSOF FM 93.7 FM, e poi il giorno dopo in YouTube video anche, e su tutti i canali più importanti di streaming, da Spotify a Apple a Deezer, eccetera eccetera eccetera. E iniziamo subito, e voglio ringraziare veramente tanto l'ospite che ci è venuto a trovare, il professor Luca Longo. Ciao, buona serata. Ciao Luca, grazie di essere venuto a trovarci, e come va? Grazie per l'invito. Tutto bene, a parte il sole che abbiamo qui fuori, per il resto tutto È un bene. tipico clima irlandese. Noi andremo in onda fra qualche settimana, però insomma il clima penso sarà così anche fra un mese o due. Esatto. Questo è un periodo un po' stressante per te come docente, oppure calmo? È delle deadline di paper, lezioni, oppure più tranquillo? Beh, i paper sono tutti i mesi, ogni Quindi 3 non c'è mai una settimane, pausa. quindi non c'è mai una pausa anche d'estate. Questo semestre sto insegnando, quindi c'è un po' più di lavoro da fare, ma non è una cosa che dici ti cadono i capelli. Quindi, per parlare un po' con l'impiccato. Allora, Luca è un docente, ricercatore di intelligenza artificiale con la Technical, come si chiama? La DIT, Technological University Dublin. che è un'aggregazione di varie università. Io l'ho scoperto poco tempo fa, c'erano vari technological distretti, e ora sono tutti riuniti in questa università, che è la quarta ormai di Dublino, molto grande, con varie sedi, molto importante, prestigiosa in questi ultimi tempi, ed è un esperto di AI. Chiaramente è la persona giusta, all'evento giusto, ormai se ne occupa da tanti anni, a dire la verità. Però prima di parlare di AI, del futuro, del tuo specifico settore accademico, che è approfondito, che è molto interessante, cerchiamo di parlarne in modo non troppo tecnico, però insomma sicuramente c'è tanto da dire. Vorrei
capire un po' il tuo percorso. Tu sei un esperto di AI, ma com'è nata questa passione per la tecnologia? Eri un piccolo nerd da piccolo, facevi il codice in BASIC, CSS, Sì, esatto, esatto. e poi l'hai sviluppato, poi è stato No, un no, innamoramento così improvviso, è com'è una nata? cosa naturale. Io scrivo codice da quando c'avevo 9-10 anni, come hai Ah detto vedi, te. Ho iniziato col BASIC, che è il primo linguaggio di classico. programmazione della Sì, sì. Microsoft, poi è venuto fuori il QBasic, poi il GVBasic, e avevo dai 10 ai 13 anni con un caro amico Giacomo, Okay. in quel di Varese, e eravamo lì e col computerino era un box gigante, Ai tempi le dimensioni erano mastodontiche, un diciamo. 286, e con il monitor bianco e verde, il primo monitor, Ah, e il secondo monitor era era nero e verde il primo e nero e bianco il secondo, ed erano dei tubi catodici giganteschi, e con lui abbiamo iniziato un po' a scrivere codice basic, ma era un gioco, perché sì. non sapevamo niente di loop, di programmi, di linguaggi di programmazione, niente. Quindi abbiamo fatto già allora, pensa un po' che coincidenza, avevamo fatto già un chatbot. Ah, Era tutto hard coded, quindi tutto codificato. avanguardia a quel Sì, sì, periodo. esatto. Quindi noi praticamente l'avevamo chiamato Mario, e praticamente Mario faceva delle domande Mh-mh. e le persone potevano rispondere. Ovviamente le risposte di Mario erano già codificate, perché non c'era una cosa di apprendimento come c'è Sì. adesso, ma per scherzare, appunto, era una cosa che già avveniva all'inizio degli anni 90. E poi sono cresciuto un po' così, sempre col computer, e ho fatto, vabbè, elementari, medie, superiori. Le superiori ho fatto ragioneria con un percorso di informatica, ragioniere Mh. programmatore si chiamava, Okay. a Varese, ma non ero un buon studente, a dirti la verità, Ah, quindi ero più un autodidatta, le cose insegnate non mi sono mai andate giù. E poi dopo ragioneria, le superiori, ho fatto, proprio perché non mi piaceva studiare, sono andato a lavorare. ah, E facevi? il primo lavoro in realtà dopo ragioneria ho fatto come si chiama, quei corsi professionali pre-lavoro, Okay. organizzati di solito dal comune o dalla regione. E lì si programmava un po' di più, tipo linguaggio C, ma anche linguaggi di programmazione per circuiti, un po' di assembler e queste cose qua. Un po' ovviamente di linguaggi per fare query language, SQL. Ho fatto un anno questo percorso formativo, e poi sono andato a lavorare in una software house, nel Varesotto, in provincia di Varese, come programmatore Mh, per un'azienda che faceva software, gestionali. okay. E lì, ho visto un po' le dinamiche del mondo lavorativo. Io sono sempre cresciuto, diciamo, in informatica autodidatta da solo, e paradossalmente sapevo un po' più di cose tecniche dell'ingegnere che c'era in quell'azienda, che ovviamente prendeva il doppio e il triplo del mio stipendio, però io non avevo la laurea. Però in realtà poi E niente lì le serve insomma. Forse la differenza è che qua a Dublino non ti chiedono le skills, non il pezzo di carta. In Italia invece forse il il pezzo di con carta, gli skills ci sono, vengono dopo. Forse questa non so se sei d'accordo, ma sì, sì, io ho notato questa cosa qua, forse ho allora avuto era così, sì, adesso forse non lo so mancando adesso perché son qua anch'io esatto, da 20 anni quasi. esatto. E quindi lì, durante questa esperienza lavorativa, ho maturato l'idea di iniziare l'università, ma più come una sfida. Non mi trovo, non so, non ero inserito bene nel mondo del lavoro, Okay. e avevo 20 anni, e ho detto: Iniziamo questo percorso formativo all'università, non sarà facile". Infatti il primo anno tipo un disastro, però poi, da allora, ti parlo 2002, 2001, ho iniziato l'università e non ne sono più uscito. Quindi adesso sono già 16 anni qui, più 5 anni in Italia, sono 21 anni in università. Quindi non è finito di imparare, di insegnare, di studiare. Ma tra l'altro tu non sei limitato alla computer science, hai fatto anche pedagogia, hai fatto Sì, parecchie branche, ma hai fatto un po' di sì, ho fatto la prima laurea in informatica, sì, informatica pura, sarà Varese questo. a Varese, sì, all'Università dell'Insubria. Poi ho fatto la magistrale, a Sì. Varese, altri 2 anni all'Università dell'Insubria, poi son venuto qui a Dublino,
Perché? Perché era il 2008, come ti ricordi bene, la tigre Il celtica collasso era del era generosissima, però è e infatti nato lì al Trinity poco College, prima. alcuni colleghi avevano vinto dei grant del Mh. governo e avevano bisogno di 2 programmatori. Ho preso il mio amico e siamo venuti a Dublino, abbiamo lavorato 1 anno al Trinity College come programmatori, poi è arrivata la crisi e i soldi son Infatti finiti. quel periodo là è arrivata è il picco e poi il giù. E grazie a Dio ho vinto una borsa di studio dell'Irish Research Council, Okay. per iniziare il mio dottorato. Allora erano 3 anni di fondi, 1.300 € al mese, ovviamente, grazie a Dio è arrivata la crisi, perché se no non si riusciva a vivere nel Sì, la cosa 2008. buona è che i salari erano rimasti più o meno invariati, però poi il costo della vita era più basso, l'affitto era a me il landlord mi abbassava l'affitto nel 2008-2009 ogni mese 100 € in meno, Sì, era sì, io sì, sì, non sì, ci sì. credevo, non lo chiedevo, mi veniva il ribasso senza aver richiesto E nulla, certo, avevano paura sì, di no, c'era rimanere a mani vuote. sì, beh, di perdere tutto, c'era il negative equity, sì, un Quindi periodo particolare. Tu sei rimasto qua, hai avuto ho vinto la comunque borsa di studio, ho iniziato il dottorato al potevi Trinity rimanere, College, che è durato 5 anni. Ovviamente gli ultimi anni ho dovuto trovare un lavoro, quindi il primo anno del mio dottorato io ho preso durante il dottorato ho preso una sorta di master in statistica, qui si chiama postgrad diploma, ma è level 9, semplicemente non c'è stata da fare la tesi, ma è l'equivalente di un master. okay. E gli ultimi 2 anni del dottorato dato che la borsa di studio era di 3 anni, era terminata, ho dovuto trovarmi un lavoro. Grazie a Dio ho trovato un lavoro come research assistant al Trinity College, che mi ha permesso di avere uno stipendio un po' più alto, però Mh, lavoravo full time e facevo anche il PhD full time. E dato che mh. c'avevo qualche ora libera alla settimana, ho fatto un master part time Pure. in informatica clinica. Vabbè, drogavi, sì, Sì, no, facevi drogavi, cosa in facevi? realtà, ho imparato a Ah, massimizzare i tempi e comunque dormire bene, uscire con gli amici sì, e incassare tutto, bene. si può fare. E quindi ho finito questo master in informatica clinica, poi ho finito il dottorato e già, 1 anno io ho consegnato la tesi, non so se ti ricordi, era 2013, in quegli anni c'era l'Arthur's Day, Ah, è vero, sì, te lo sì. ricordi? Sì, sì. Non c'è più Ehm, adesso, non so perché. no, non c'è più, parlavo con degli amici, mi sa che l'hanno tolto perché era troppo avere St. Patrick e Arthur's Sì. Day. Per e ho consegnato la tesi dell'ultimo Arthur's Day a Trinity College Ah, e dopo una settimana ho iniziato ad insegnare all'altra università, all'attuale Technological sì. University Dublin, e lì son 10 anni che sono Mh. all'università e ho fatto poi un percorso formativo. Nel frattempo, in questi 10 anni, ho preso 2 master in pedagogia, uno era obbligatorio per causa del mio lavoro, poi mi sono appassionato, ho preso il secondo e quindi adesso Mh. Vabbè, sono poi qui. hai vinto per parallelo hai vinto tanti premi, specializzato in cose importanti, però quel periodo là in cui, dopo la crisi, comunque il RAN ha cominciato a crescere, un esperto di informatica non hai mai avuto mai la tentazione di mollare l'accademia, andare nel privato, queste big tech che allora, ora meno a dir la verità, però, cercavano sempre esperti, non hai mai avuto la E, ci hai pensato avere di il 99% dei miei amici sì, hanno fatto così. C'ho mh, tanti amici degli anni del dottorato sì, che hanno aperto startup in Irlanda e in Europa, perché sai qui è molto sì, internazionale, sì. e molti lavorano a Microsoft, IBM. Ormai dopo 10 anni, dopo il dottorato, di più, 15 anni, no 10 anni, coprono delle posizioni buone. Ovviamente il loro stipendio è il doppio del mio, però io ho sempre privilegiato, il tempo che il denaro, quindi a me serviva più tempo per fare le cose che volevo che il denaro, e con lo stipendio avevo, che ho, ehm, mi sto bene, faccio le cose che mi permette di fare tante cose, E quindi suppongo ti piace sia la ricerca che anche l'insegnamento, suppongo che siano le cose che sì, sono più hai, ricercatore, sì, però sì, una cosa però che poi ti gratifica come sì, quel settore importante in la crescita. ricerca sì, la ricerca sì, però, purtroppo non so se sono le nuove generazioni di studenti, ma, non sono come quando abbiamo fatto noi l'università, che ci siamo fatti, scusami le parole, il mazzo. Sì. Qui i nuovi studenti vogliono tutta la pappa pronta e quindi non è così bello insegnare. Poi è arrivata la pandemia che ha distrutto tutte le lezioni online, le lezioni fisiche, e le lezioni online non è la stessa cosa, No, no, io non so te, io sono venuto qua, mi sono laureato in Italia, sono venuto qua, poi ho fatto un corso
TCU, una specie di MBA, ed era rispetto all'Italia, era di una banalità, di una semplicità, di una Sì, imbarazzante. sì. Un MBA, come lo fai al TCU, magari non è Stanford, però era di un livello così basso che poi ho abbandonato, ho detto: "Perché faccio una cosa di alto livello che mi forma, me lo supero anche al ragazzino, una mente un po' anche meno elastica", oppure poi ho abbandonato. Non so se tu questa impressione che in Italia No, si ma studi è di più, insomma, di sì, sì, ma è fatto. anche questa stata la ragione per cui sono riuscito a prendere anche tutti questi master, perché comunque Più il semplice qua il carico di lavoro è inferiore rispetto agli standard italiani. Loro puntano molto sulla almeno il governo punta molto sulla ricerca, sui finanziamenti sulla ricerca. L'insegnamento, è molto come posso dire, in Italia facciamo 2 o 3 corsi paralleli e non so te, ma quando andavo io erano 4 trimestri. Quindi 2 corsi, 3 corsi, full time su quel corso, esame. Sì. E qui invece fanno 5, 6 corsi paralleli in 13 settimane. Quindi per quanto, per quanto si può fare, non si riesce a fare le cose in profondità. E come sai bene, l'Irlanda è basata su una cosa un po' più superficiale, Sì. è quello che ho notato io in tutti questi anni. Ehm, e quindi sì, è per questo che sono un po' più facili, perché loro cercano di sviluppare delle skill invece di trasmettere, di far apprendere la Sì, son conoscenza. cose molto pratiche che puoi Esatto, utilizzare in un esatto, lavoro, però poi ti rimane poco alla fine, non esatto. riesci a costruire, non sei formato, almeno io ho avuto questa impressione, però credo che sia anche legato un po' anche alle nelle superiori c'è questo livello un po' più basso di superficiale, anche che fanno molte poche ore insomma rispetto all'Italia, c'hanno molte più vacanze le superiori, quindi poi questa cosa poi penso vada avanti che è una cosa un po' particolare perché si dice l'Irlanda è ricca non solo per il 12,5% di tasse alle imprese, ma perché comunque si parla inglese, l'educazione è importante, forse non è così importante come uno si immaginerebbe per una, società così dinamica, moderna, digitale. Uno si aspetterebbe che l'università o l'educazione fosse più importante. Tu che dici? Secondo te, essendo basata l'Irlanda l'economia sulla conoscenza, adesso c'è Mh. il farmaceutico, però insomma c'è il digitale, le big tech, non pensi che si dovrebbe investire di più qua in Irlanda, non avendo il petrolio, non avendo le fabbriche, le fabbrichette del Triveneto che producono Ehm, bulloni? beh, innanzitutto qualsiasi governo dovrebbe investire in education. Beh, in Italia In It sicuramente, ma qualunque ma in Italia, come non sì. lo fanno tanto. Ma non penso neanche che in Irlanda sia quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di portare aziende grandi nella nazione. È Che quello portino lavoro, che portino esatto, è quello per fornire il l'unico obiettivo secondo me che il governo ha, aumentare l'economia tramite inserimento di nuove aziende che ognuna di queste son grandi aziende, portano migliaia di persone con delle skills un pochino sopra la media, locale, però oltre a quello non penso che abbiano interessi di aumentare un po' il livello di educazione nella nazione, almeno questa è la mia personale opinione. sì. No, in Irlanda secondo me un po' ne parlavo l'ultimo ospite era un'infermiera, ci ha parlato un po' del rapporto della sanità in Irlanda che è un ibrido tra, Italia e Stati Uniti, un po' privato, un po' pubblica, non totalmente pubblica come in Italia, non totalmente privata come in America. Forse qua il sistema educativo un po' è un ibrido tra Italia e Stati Uniti, Può essere. ehm, senti, cosa porteresti qua del sistema educativo dell'Italia e cosa porteresti in Italia del sistema educativo universitario accademico dell'Irlanda? Secondo te c'è qualcosa che l'Italia si fa meglio, Guarda, viceversa? innanzitutto questa cosa della superficialità, io, anche li vedo all'università i miei colleghi, cioè anche gli studenti, non abbiamo il tempo di insegnare molti contenuti, perché il semestre sono 13 settimane. Tre Nulla, sì. è nulla. 13 settimane è forse un trimestre in Italia, cioè sono Mh. e quindi proprio per forza di cose, per come è strutturata il sistema universitario qui, non c'è tempo, non c'è tempo. Mh-mh. E bisognerebbe probabilmente fare meno corsi, 1 o 2 corsi in meno, ma più approfonditi. Viceversa in Italia probabilmente le università non hanno un contatto forte e diretto col mondo industriale, Mh. ehm, e questo comunque può facilitare l'inserimento degli alunni, può facilitare l'inserimento dei ricercatori
e comunque stando sempre in una nazione delle sinergie si possono sempre creare. Questi secondo me sono i due opposti. Ci vorrebbe una cosa in mezzo, perché adesso secondo me l'Irlanda sta puntando troppo sull'inserimento degli alunni in azienda, però sta tirando sempre le corde in meno sull'educazione, sull'istruzione. Troppo pragmatico e E poco formativo quindi il percorso. Tu hai vinto un premio, miglior docente, d'Irlanda. Tra l'altro questa cosa si è ripetuta siamo incontrati, già ti conoscevo, però siamo incontrati a un programma Rai, Casa Italia, la giornalista ti ha chiesto ha fatto questa domanda, tu hai spiegato perché, magari te lo richiedo, il metodo che utilizzi, che è un po' particolare, metti la musichetta classica. sì, No, no. e poi hai detto: "Poi li porto al pub perché abbiamo solo 2 ore, ci mandano". E mia moglie che è insegnante ha detto: beh, è facile, paga la birra, è facile essere amato. Ti No, amano perché gli paghi la birra e al pub". come fai a pagare una birra in questi No, giorni a questo 20 persone? esatto, questo è il commento di mia moglie invidiosa che non ha mai vinto nessun premio come miglior teacher. Tu qual è il tuo No, no, segreto? anzi alle volte la pagano loro. Esatto, perché con quello che No, costa, ormai 10 euro a pinta qui, non si può. Quando eravamo alla vecchia sede di Kevin Street, qui Steven Green, io insegnavo in un semestre, il primo semestre insegno al sabato. Ah, Perché? Perché praticamente hanno messo 4 lezioni di 2 ore tutte in un giorno. Così gli studenti stanno tutto il giorno lì e non devono prendere i sì, trasporti, sì. poi sono studenti part-time, quindi lavorano durante la settimana. Quindi erano 6-7 ore di lezione con varie pause e io dovevo fare, praticamente avevo 4 giorni frontali, quindi io dovevo massimizzare il tempo, e quindi alla fine alle 4 e mezza c'era il porter, come si dice il porter in italiano? Il sì, Il signore della sicurezza, custode, il custode, che doveva chiudere letteralmente l'università, e veniva in classe e ci mandava via, perché ovviamente lui pagato fino alle 4 e mezza doveva chiudere. certo. E infatti molte volte ci siamo un po' scontrati, perché ho detto: io sto facendo lezioni, cioè nel senso, i ragazzi hanno pagato, cioè devono stare qui a fare lezioni, però loro dal loro punto di vista dovevano chiudere, quindi la lezione non si riusciva mai a completare al 100%, c'era sempre spazio a domande, e quindi lì Steven Green in pieno centro ai ragazzi diceva: ragazzi, guardate, io non ho problemi a rispondere alle vostre domande, però come potete vedere dobbiamo lasciare il building. Se volete ci spostiamo in un pub qui vicino e continuiamo la lezione. E io l'ho buttata lì, però E effettivamente andavano? Erano 10 persone disponibili? venivano, Ah, perché comunque era sabato, non dovevano lavorare, avevano bisogno di apprendere, di fare delle domande, e qual è il miglior modo per rispondere con una pinta? E quindi è successo diverse volte. e Ehm, quello aiuta comunque a creare un rapporto e sì, anche sì. però credo ci deve essere un interesse per la materia che probabilmente riuscivi a trasmettere, Sì, forse sì. non era semplicemente Ma bersi una birra, no, forse. quello sì, sì, sicuramente sì. L'hai detto l'esempio della musichetta. La musichetta è tipo un icebreaker all'inizio della Cioè, lezione, che ci lo sono facevi quei. veramente? Cioè mettevi Sì, la sì, ma musica? anche adesso, Anche 10 minuti che gli studenti entrano, e non è che entrano tutti insieme, arrivano sempre in ritardo. Il quarto d'ora accademico io non lo applico, ma lo applico per aspettare gli studenti che arrivano sempre in okay. ritardo. Magari finiscono lezioni e devono cambiare l'aula, il palazzo, e devono venire là. E in quei 10 minuti perché non mettere una musica? La musica rilassa tutti, nel senso, ovviamente dipende che tipo di musica. Infatti c'era qualche studente che metteva tipo musica di Britney Spears o cose così, ho detto: per favore mettiamo un Vivaldi o un Okay. AC/DC. AC/DC, E okay. esatto, e quindi questa cosa qui, cioè per un insegnante, come scendere dalla cattedra e mettersi sullo stesso livello Mh. di uno studente, e quindi questo facilitava molto l'interazione. Poi questa cosa del pub ancora di più, quindi tutte queste cose servivano per rilassare un po' di più gli studenti, cercare di essere ad un livello paritario e facilitare anche il dialogo. Mh. E quindi, uhm, però scegliendo preferiresti tu del tuo ruolo, preferisci fare ricerca o insegnare? Forse la ricerca è quello che più ti interessa al momento.
Sì, sì, l'insegnamento è una cosa che è collaterale alla tua ricerca? mi è sempre interessata la ricerca, è quella che fa il 90% del mio lavoro è fare ricerca, io insegno il 10% del tempo. Però, appunto questi premi, tu i master in pedagogia, l'applicazione di vari metodi didattici di insegnamento e tutte questi aneddoti, io cioè li ho appresi per per facilitare l'apprendimento, non solo perché Mh-mh. comunque anche io se parlo per 1 ora mi annoio io Sì, sì. stesso, cioè quindi bisogna tutto quello che faccio nella vita cerco sempre di farlo al meglio e cerco sempre di imparare. E poi da tutte queste esperienze sono nate anche delle linee di ricerca in pedagogia. Infatti Ah, proprio oggi ho parlato con un collega di Roma e stiamo cercando di fare degli esperimenti, per valutare loro vogliono cercare di insegnare matematica, che è una cosa un pochino difficile, pilot study all'università, e cercare di creare delle lezioni che siano più motivanti per gli studenti, perché comunque la matematica il 99% delle persone la odia, io mh. stesso. E poi tramite un modello di efficienza instructional efficiency, efficienza di istruzione che ho sviluppato durante la pandemia, cerchiamo di valutare i vari metodi di insegnamento in una maniera un po' più formale, oggettiva, quantitativa, perché la pedagogia è molto qualitativa. Io t'ho introdotto come ricercatore di intelligenza artificiale, che adesso approfondiremo un po' di esattamente quello che tratti, però sicuramente è una materia che facilmente si interfaccia con altro, dalla sociologia alla psicologia, alla didattica, alla scienza, alla tecnologia. C'è una branca che per sua natura credo che si interfacci e si interrelaziona con tutto il resto. Ci puoi spiegare un po' qual è il tuo campo specifico di Di studio sì. studio? Che l'intelligenza artificiale è un È moloco gigantesco, tutti ne parlano, però magari uno pensa appunto che il chat box, quello è l'AI. Tu di cosa ti occupi in sì. particolare? Qual è il tuo Allora, le AI settore innanzitutto principale? come hai detto te, è una grande disciplina, una disciplina molto ampia che tocca molte altre discipline, la psicologia, la neuroscienza, le scienze cognitive, la statistica, la Sì, sì. matematica, la filosofia, e L'etica, ora l'etica, adesso ormai l'etica, infatti fondamentale. infatti mi metto alle volte a ridere perché se tu chiedi adesso: "Cosa fai?" "Ah, faccio intelligenza artificiale." "Ma hai mai scritto una linea di codice?" "No." "E cosa fai allora?" Etica dell'intelligenza artificiale." Ma non hanno mai studiato computer science, non hanno mai studiato statistica e matematica, quindi mi viene un po' da ridere perché e l'intelligenza artificiale è una disciplina che essenzialmente può essere divisa in 6, 7 sottodiscipline. Una è l'apprendimento automatico, il machine learning, Mh. una è il ragionamento automatico, reasoning, automated reasoning, un altro è il processamento del linguaggio naturale, natural language processing, poi c'è la robotica, c'è computer vision, quindi la visione computazionale, e poi c'è il planning e perception, la percezione e come si dice planning in italiano? Pianificazione. Pianificazione. E queste sono le 6 sottodiscipline dell'intelligenza Oddio. artificiale. E tu hai menzionato il chat box. Il chat box è una sorta di sottodisciplina che è l'intersezione del machine learning, apprendimento automatico, e del processamento del linguaggio naturale, natural language processing. Perché? Perché questi ChatGPT, queste cose qua, sono dei modelli matematici che sono stati appresi tramite gli algoritmi di machine learning su parole, quindi su come processare il linguaggio naturale. E questo è solo un esempio, ma poi ci sono tanti altri metodi io mi occupo la mia la tesi di dottorato in AI, al Trinity era su ragionamento automatico, in particolare diffeasible reasoning, che è un tipo di ragionamento, che non è che non segue la logica stretta, ma è una cosa un po' più, diciamo dinamica. Però adesso negli ultimi 10 anni, ci siamo mossi, come praticamente tutte le persone che fanno AI, su machine learning, Mh. e sto applicando metodi di apprendimento automatico, per sviluppare delle interfacce uomo-macchina, Mh. le chiamano le brain computer interface, interfacce cervello-macchina, Sì. che praticamente infatti usiamo, l'elettroencefalografia, che è quei cappellini che ti mettono quando vai all'ospedale per fare i test,
della risposta cerebrale, e collezioniamo una marea di dati, perché l'elettroencefalografia è buona a livello temporale, cioè stiamo parlando di millisecondi, quindi se c'hai per esempio 64 elettrodi in testa, tu hai 64 valori, numeri, Mh. con un sampling rate di 128 per secondo, quindi c'hai 128 per 64 numeri. E Okay. questo è solo un secondo. Moltiplica per minuti e ore, Diventa è un una numero mole di dati molto, molto ampia, per una sola persona. Se moltiplichi questo per tante persone e aumenti il numero dei canali, aumenti il sample rate, cioè abbiamo una mole di dati molto ampia che manualmente non è possibile processare. E quindi per quello che usiamo dei metodi di apprendimento automatico per cercare di modellare le risposte cerebrali in una forma un po' più comprensibile. Perché? Perché poi una volta che abbiamo delle sorte di indici di, per esempio, di carico di lavoro cognitivo, mh. riusciamo a sviluppare delle interfacce uomo-macchina che ti permettono di aumentare la produttività, aumentare il tuo lavoro, la performance, di fare meno errori, quindi e praticamente analizzando la risposta cerebrale tramite questi metodi computazionali, riusciamo a capire in qualche modo come il cervello risponde a certi task e possiamo anticipare tante cose. Per esempio, possiamo anticipare se c'è uno stato di fatica. Mh-mh. Allora, tipo l'operatore si deve fermare un attimo. Oppure uno stato di noia e allora bisogna dare qualcosa da fare all'operatore. E quindi Quindi non è solo macchina, ma è il rapporto uomo c'entra ancora, ha ancora il suo ruolo. sì, 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 l'uomo è comunque una cosa fondamentale, almeno per quello che sto facendo io, brain computer Ma questa interface. è una fase temporanea o nel senso che, ora le AI fa delle cose come l'uomo, alcune cose le fa meglio, alcune cose le fa un po' meno bene. Io ho lavorato per qualche anno sul translation machines e la traduzione la fa un po' meno bene del traduttore in carne e ossa coi pantaloni, quindi io facevo una fatica a vendere il prodotto perché dicevo: "Vabbè, se questo è molto sicuro, ed economico, è veloce, te lo facciamo in un secondo, poi ti offro anche il pacchetto col traduttore umano che ti fa la correzione", quindi facevo questo sforzo per venderlo. Tu pensi che nel lungo periodo quello che adesso la macchina, le AI fa meno bene dell'uomo, lo farà comunque meglio dell'uomo, come fa altre cose meglio dell'uomo adesso? E quindi No, ci sarà già un superamento della macchina no, sull'uomo? già l'intelligenza artificiale in alcuni task, per quello che si chiama narrow intelligenza artificiale, narrow artificial intelligence, è specializzata in certi tipi di task, ma ed è anche per quello che ci sono tanti lavori che l'uomo non deve far più. Però ci sono tanti altri nuovi lavori che l'uomo deve fare. Per esempio, adesso tu hai detto l'esempio della traduttrice. La traduttrice fa la parte finale di monitoring, di raffinazione, e la macchina fa il blocco, Il il blocco. grosso, però c'è sempre l'umano che deve comunque validare un controllo di qualità. Nelle aziende manufatturiere ci sono i pezzi, non so, l'uovo di Pasqua in cioccolato e ne passano 100 per minuto. E l'uomo non può vedere qual è l'uovo di Pasqua storto, c'è la macchina che fa la fotografia. Mh-mh. E poi quando arrivano tutti quelli scartati li buttano via, quelli che passano il prodotto di qualità li passano allo stadio successivo, ma uno di quelli può essere non vendibile, e lì c'è l'uomo che fa il controllo finale. Quindi l'uomo deve fare sempre il controllo finale, deve monitorare queste macchine, però lì ci vogliono delle skills Mh. che la maggior parte delle persone non c'ha. Quindi Non sono ha. nuovi lavori, le AI toglie dei lavori, prende altri. Ti do il mio esempio, allora io lavoro nel marketing, nella comunicazione d'impresa. Io precedente lavoro avevo lavorava con me una content manager che mi scriveva le email, scriveva i contenuti, gli ebooks, i blog, eccetera, e lavoravo anche con un event manager che gestiva gli eventi, e poi con un IT guy che gestiva il portale, il software del website, eccetera, eccetera. Nuovo lavoro. Mi sposto, il mio CEO dice: "Maurizio, stiamo creando da zero un marketing team, di chi hai bisogno?" Ho detto: "Dammi del software." I contenuti me li crea
non ChatGPT, dico è più elaborato, però c'è l'AI che mi crea il contenuto, l'evento facciamo un outsourcing, fondamentalmente ora lavoro da solo con il sales team, non ho più bisogno di quei ruoli che prima avevo, perché comunque l'AI mi permette di creare del codice, di creare i contenuti, di creare la grafica, che non ho bisogno del graphic designer, perché abbiamo il programma che mi crea i banner che mi servono per le mie campagne, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà io chiaramente ho acquisito più professionalità con le AI, l'utilizzo di più, ho sviluppato degli skills, però di fatto il dipartimento ha perso 2 persone. Tu la vedi invece in modo più positivo, c'è un bilanciamento tra opportunità di lavoro che le AI porta e tagli del lavoro che le AI porteranno nel futuro. Beh, in questo esempio probabilmente puoi usare l'intelligenza artificiale generativa per generare le immagini, per generare dei video, Sì, ma per quanto tu possa essere specifico nel prompt, quindi nell'istruzione, il video che l'intelligenza generativa ti dà non è esattamente come l'avevi immaginato tu al 100%, quindi c'è sempre la fase finale di raffinazione. no, per quello è importante fare chiamo il professionista che viene con la telecamera, quando c'è un video importante, per un evento importante, sì, non lo faccio fare alle AI, sì. Esatto, però il professionista poi ti raffina i Sì, sì. dettagli, ti migliora, quindi alla fine i professionisti, quelli proprio che hanno le skills ad alto livello, quelli non possono essere rimpiazzati. Il Mh. lavoro iniziale può essere fatto dalla macchina, dall'intelligenza artificiale, ma poi la fase finale, che può essere un vantaggio competitivo, tu che risorse hai bisogno, Moritz? Magari hai bisogno del professionista che ti finalizza il video, ti aumenta la qualità e ti fa un prodotto buono, Mh. per esempio. Quindi bisogna avere maggiore qualifiche, maggiore bisogna studiare. Bisogna Andate ai essere corsi di Luca insomma che servono nella vita. Senti, facendo un passo indietro, molti hanno visto il film The Imagination Game, che c'entra le AI con Turing e la macchina Enigma? C'è un rapporto? Turing è il padre dell'intelligenza E anche artificiale. di tutta l'informatica probabilmente. Turing è In che è senso? il padre 1955. Lui scrisse un paper, ehm, ehm, non mi ricordo il titolo, ma è un paper seminal, in cui ha proposto il gioco dell'imitazione. Il gioco dell'imitazione. Scoprire poi il titolo del film che molti hanno visto Sì, ma probabilmente, chi ascolta. il film non è un po' romanzato, non è Mh. esattamente racconta la storia che è vera, ma l'imitation game non è proprio quello. Serve un film, sì, chiaramente. L'imitation game è praticamente la domanda di Turing erano: "Possono le macchine pensare?" Mh. E per arrivare a creare delle macchine senzienti che pensano, creare dei software, dei componenti software che siano in grado di apprendere, di ragionare, di risolvere il problema della computer vision, di fare il planning, perception, tutte queste sottodiscipline che ti ho detto prima, tutte insieme riescono se le riusciamo a risolvere tutte queste cose, allora passeremo il test di Turing. Il test di Turing è semplicemente, immagina che fra me e te c'è un muro qui. Io sono la persona che fa le domande. A fianco a te c'è un robot, una macchina. Una però non vedo né te né la macchina. C'è un muro e io inizio a farti delle domande. Una volta tu mi rispondi alla domanda, una volta la macchina mi risponde alla domanda, ma io non so, vedo solo la risposta che mi arriva. Se io riesco ad avere un dialogo con ciò che c'è dall'altra parte del muro per più di 5 minuti, senza capire quando la risposta viene dalla macchina o viene da te, allora vuol dire che la macchina ha raggiunto un livello di intelligenza pari all'uomo che io non posso distinguere. Che non si è ancora raggiunto al momento. Non si è ancora raggiunto, ma, con il ChatGPT adesso Sono vicini. infatti il Turing test a livello conversazionale, funziona. Tu riesci ad avere una conversazione con ChatGPT, però se inizi a fare delle domande un po', più complesse, per esempio, non so, cosa ne pensi, della religione cattolica praticata sulla Luna o Mh. su Marte? Cioè, queste cose dove metti sintassi semantiche e giochi un po' su queste cose che la macchina non riesce molto a Poi risolvere. crash. Perché tu hai parlato di questo in un
TED Talk. Tra l'altro vi consiglio son tanti TED Talk di Luca Longo molto interessanti su internet, su YouTube e vari canali, e alla fine ci facevi la domanda al pubblico, cioè: "Le macchine pensano, ma dovrebbero pensare?" Tu che risposta ti sei data? Secondo te le macchine dovrebbero pensare? Dobbiamo fare in modo noi umani che le macchine pensino, o dobbiamo limitare questa funzione? I Per i evitare tutti i rischi che Elon Musk e tanti altri dicono che le AI ci porterà alla le distruzione. beh, innanzitutto le macchine non pensano e non penseranno mai. La percezione è la nostra definizione di pensare. È la percezione che le macchine pensino perché sono in grado di risolvere dei i task, delle cose umane, ehm, ma non penseranno mai. Però mettendo insieme tutti i ChatGPT che ci sono, nel mondo, qualsiasi persona ha delle risposte. Mh. Questo è preoccupante. Il problema non è creare delle macchine potenti, il problema è governarle. Infatti adesso finalmente l'AI Act è stato approvato e deve devono formalizzare la legge, e chi non lo segue adesso c'avrà delle multe ben salate da pagare. E quindi governare le macchine, l'etica dell'intelligenza artificiale è il vero problema. Elon Musk parla, ma Elon Musk non è un informatico. Adesso c'è come si chiama, Neuralink, gli esperimenti che sta facendo. Lui è un imprenditore, ed è probabilmente il migliore imprenditore che abbiamo, che unisce tutti i punti, però non è che ne sa molto di queste cose. Quindi lui parla un po' così, ma No, sì, però sicuramente vabbè, la frontiera etica delle AI, che insomma, secondo me non è un caso che il principale conoscitore delle AI sia un teologo in Italia, un francescano che coniuga teologia con etica, con morale, con scienza, non è un caso. Tu ti poni il problema: "Devo sapere di più, devo approfondire l'etica." Il mio lavoro può portare delle direzioni magari non volute. Tu parti comunque dalla base del codice basic da bambino, però, stai camminando in un settore che può portare in tantissime direzioni. certo, certo, ma Ti poni il i problema. il problema dell'etica è un problema aperto che io, condivido e supporto. Ma io non sono un filosofo, non ho mai studiato scienza della comunicazione, non ho mai studiato legge, non ho mai studiato queste cose. Quindi che valore posso dare? La governance è fatta da legali, da persone che hanno studiato legge, diritto, non da nerd come me, da informatici. Ovviamente la persona che sa di legge, sa di diritto ed è anche informatica è il miglior candidato per risolvere questo problema, ma, immagini non ci sono queste 2, una figura con queste 2 skills, è molto difficile. Quindi parlare, mettere insieme, le teste non è un problema facile. Quindi io non sono nessuno a livello di filosofia dell'informazione, potete chiedere al professor Floridi forse, Mh-mh. ma cioè io come tanti altri, è quello che dicevo all'inizio, ormai son tutti bravi a sapere di intelligenza artificiale perché parlano dell'etica e perché hanno studiato un po' di etica e di filosofia, ma magari non hanno appunto mai scritto codice. Quindi parlare di qualcosa se poi non sai la base da dove è nata è un po' Coniugare 2 inutile. cose deve essere difficile, o se senti, ma essere esperto di AI si rimorchiano, nel senso, fa figo, è cool essere nel mondo d'oggi, perché per tutti ne parlano, tutti presenti: "Salve, io sono un cercatore di AI." Qual è l'impressione per chi non ti conosce? Cioè è qualcosa che attira le persone, le spaventa, dice: "Oh che figo, AI", oppure c'è disinteresse? Come la vivi tu No, il no, fatto di no, essere esperto di un da qualcosa di cui tutti S parlano, anche magari s non conoscendola? le domande son sempre le stesse. Le AI toglierà i Sì, lavori, sì. le AI ci sostituirà, e questa è abbastanza fantascienza. Però, Mh. no, si può toccare con mano il valore che le AI sta portando alla società, e semplicemente bisogna capire da dove viene le AI, informatica, statistica, matematica, dove sta andando e gli impatti etici sulla persona individuale o sulla società. E lì, bisogna iniziare a lavorare, perché non si può lasciare che le AI non si sviluppa da sola, le AI c'è il programmatore che la sviluppa.
fa il training delle macchine. Sì, però c'è l'auto-training, c'è ma la machine learning impara poi da sola, quindi è quello che un po' spaventa. Ma, Magari ma machine, una volta machine che learning non impara da solo, machine learning ha bisogno di un di programmatore, dati e di i dati, ma equazioni. eh sì, ma se i dati non sono puliti, se non c'è il preprocessamento dei dati, se non c'è la persona, il data analyst che processa questi dati, se non c'è la persona che ha studiato reti neurale per fare il modello, il machine learning non impara da solo. L'uomo ancora è fondamentale, quindi non No, sì, siamo per quello dico, destinati alla senza l'uomo tutte queste cose mh. non esisterebbero e, e l'uomo deve essere sempre al controllo di tutto. Le AI da sola non può fare niente. Quindi gli dico sempre, non vi preoccupate, dobbiamo controllare, ma non vi preoccupate delle AI No perché panic, no okay. paniche. Non stiamo per estinguerci per le AI. Esatto. Grazie alle mani di Luca. Senti, tu da, 1 anno, cioè penso che sia la seconda edizione, organizzi un congresso, il prossimo sarà a Malta credo. Sì, quest'anno è a Malta. Di cosa si tratta? Perché lo fai? Esatto, sì, Qual è la tematica che una conferenza su Explainable Artificial Intelligence, intelligenza artificiale spiegabile in italiano, non so come si dice in non italiano. sì, non so. Ed è nata esattamente per cercare di limitare il gap fra l'intelligenza artificiale tecnica e l'applicazione e l'etica dell'intelligenza artificiale. Perché c'è il consumatore che consuma ChatGPT, Mh. non sa come funziona ChatGPT, non sa come funziona il machine learning e si "fida" tra virgolette. Ti faccio un esempio molto semplice: immagina che il dottore, che è un esperto di non so, di tumori al cervello, cosa fanno? Loro usano, gli MRI, functional MRI, quindi la foto tridimensionale del cervello quando si entra in quel tubo, Mh. grande. Quel tubo non fa altro che ricostruire il cervello, in maniera tridimensionale e capire quali sono le parti del cervello che sono state un po', ehm, che non funzionano bene. Il dottore, la persona che ha studiato medicina, che interpreta questa mappa, questa foto tridimensionale, Mh. la m può fare la diagnosi da sola, ma può anche affidarsi a una macchina. E la macchina ha visto 100.000 di quelle foto e quindi con questi esempi ha appreso a ehm, a non a verificare, a dirti esattamente quale parte del cervello, ha un tumore. E ha imparato meglio dell'uomo perché ha avuto la possibilità di vedere 100.000 esempi. Per quanto un medico possa essere esperto, magari non ha mai avuto quella mole di dati. Quindi il medico si affida alla macchina e la macchina ti dice: "Guarda che qui in questa posizione c'è un tumore maligno". Secondo te il medico si può affidare al 100% ad occhi chiusi a quello che dice la macchina? No. Il medico vuole sapere perché la macchina ha fatto questo tipo di inferenza. Il problema è che adesso questa macchina, infatti la chiamano black box, è una massa di milioni di numeri che il dottore non interpreterà mai. Quindi c'è un livello in mezzo fra il consumatore, in questo caso il dottore, e la macchina chiusa, la scatola chiusa, che dà è un livello di explainability per facilitare il dottore in questo caso a capire l'inferenza della macchina, a fare un retracing dall'input, perché da questo input hai detto che qui c'è un tumore, quindi dare delle informazioni aggiuntive al dottore che permettono di giocare con la trasparenza, con retraceability, che non so come si dice in italiano, Non ho idea. con trustworthiness, e dare fiducia all'output delle macchine. Okay. Quindi questa conferenza appunto è la prima conferenza al mondo, l'ho fondata l'anno scorso, la prima edizione l'abbiamo fatta in Portogallo, quest'anno la facciamo a Malta quest'estate, che inizia a mettere insieme vari tipi di persone, gli sviluppatori, le persone tecniche in intelligenza artificiale, gli statistici, i matematici, ma anche le persone che lavorano in healthcare, le persone che lavorano nelle neuroscienze, le persone che lavorano in finanza. Tu puoi fare un training di un modello per predire il valore del Bitcoin domani. Tu sei il consumatore, vuoi aprire o chiudere una posizione e la macchina ti dice: domani vendi, domani compri, e tu lo fai ad occhi chiusi.
vuoi sapere perché ti dice di domani vendere, domani comprare, e magari la macchina questo livello in mezzo ti dice: "Guarda, compra e vendi perché? Perché i volumi nell'ultima settimana sono questi, i vari indici di RSI o i Fibonacci retracement, tutte quelle altre cose sono così". Quindi ti dà delle informazioni oggettive per tu stesso capire se è un'inferenza buona o no. E tu sembra un po' ottimistica secondo me, il fatto che l'uomo abbia sempre il tocco. Nel mio caso, per esempio, io utilizzo dei modelli di predictive audience, cioè questi strumenti di AI mi danno una predizione che un'azienda, un account che io sto puntando nella mia campagna di marketing, possa diventare un cliente. Io all'inizio cercavo di capire perché, e lo strumento mi diceva: "Sì, punta su quest'account, questa azienda, perché potenzialmente può essere un cliente nel medio lungo breve termine". Dopo un po' che ho iniziato a usare questi strumenti e ho visto che funzionavano, che erano affidabili, ora non mi pongo più il problema come la macchina è arrivata a darmi quella predizione. Mi fido, quindi investo soldi per quell'azienda, le mie campagne le porto su quello, perché comunque ho visto che lo strumento funziona, che sta migliorando, e pongo pochi dubbi. Forse sbaglio io, dovrei avere comunque sempre un'analisi, In però la mia impressione è che molti si fidino e In non ques e non in cercano di questo capire il in motivo per perché cui. questo è un caso di studio molto, tra virgolette, "banale", nel Mh, senso che sicuramente hanno usato machine learning con dati tabulari, è molto hanno semplice come esatto, e hanno fatto magari dei modelli di regressione o semplice predizione, e che si riescono a creare con un'accuratezza del sì, no, 95-99%. vedono quante volte ha visitato il nostro sito web, quante Esatto. volte seguono i social, che ha Sono interagito, che ha partecipato a quella conferenza, no, una serie di dati che anche io fornisco, e poi mi arriva un modello. sono cose semplici, infatti probabilmente hanno usato statistica. Sì, sì. Adesso tu la chiamate AI, però io la chiamo statistica questa. Il modello sì, invece la finanza è più complessa, e quindi comunque Finanza, dovrei. healthcare, tutti questi mole di dati, perché il Bitcoin oggi, domani, dopodomani c'ha 3 valori, ma un'immagine del cervello è un'immagine da 1000 per 1000 pixel. Mh-mh. C'è una mole di dati molto più ampia, 1000 per 1000 sono 1.000.000 di pixel e non 3 numeri, quindi arrivare ad interpretare tutte queste cose non è una cosa facile. Senti, abbiamo pochissimi minuti ancora a disposizione. Volevo chiederti un po' di te. Vabbè, sei qua da parecchio, tu praticamente hai vissuto una buona parte della tua vita, insomma, post laurea qua a Dublino. Quali sono i tuoi progetti? Pensi di stare qua? TU pensi che sia sarà la tua casa anche nei prossimi anni? Pensi di spostarti in futuro? I ricercatori sono a volte molto volatili. Tu sei parecchi anni ormai che sei qua a No, Dublino. guarda, Come ti vedi? sì. Pensi qua ci sia un contesto di ricerca fertile per le AI? Hai creato il tuo mondo, le tue relazioni, oppure pensi di cambiarle prima o poi? Beh, come ben sai, l'Irlanda è Dublino è un porto di mare, quindi non Sì, si riesce gente che va e viene a continuamente. ci sono poche persone che sono qui da tanti anni come noi. Ehm, il problema è che sono un po', incastrato, nel senso che il lavoro che Mh, faccio mi piace tantissimo. Il salario è uno dei maggiori in Europa, mh. e la libertà a livello di tempo che ho, non l'avrei se andassi in azienda o tornassi in Italia in un altro posto. Quindi, appunto, non ci sono piani di andarsene, Mh-mh. però sono aperto ad altro tipo di esperienze nel campo della ricerca. Quindi se si presenta un'opportunità in un istituto di ricerca dove, ci sono delle possibilità per crescere a livello personale, ma crescere per un impatto, a livello sociale, io Ma anche non altri settori o sempre legati con quelle AI? sempre AI, Che lei comunque è una informatica, branca sì. vastissima con varie No, sì, la mia vita sarà quello. sempre in quello, nel senso Non fai un veterinaria, esatto, no, esatto, no, no, allevo assolutamente no. cavalli in prossima No, 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 vita. no. Poi facendo appunto tutte queste conferenze, viaggi, TEDx, si conoscono tante persone, le opportunità arrivano anche, Vabbè, dialogando, sei un'autorità ormai nel sì. settore, insomma, chiaramente è un valore che devi preservare. Senti, io chiedo molti quelli che vengono qua, chiedo spesso, di
di dirmi una cosa che piace e che non piace di Dublino. A me tu sei tanti anni qua, hai visto la Tigre Celtica, la decadenza, la rinascita, hai visto i vari i Lafitti impazziti. Insomma, ormai sei uno che tra italiani che sta di più tempo a Dublino. Dimmi una cosa che ti piace e una cosa che non sopporti, che ormai Il tempo inizia a diventare un po' pesante. mh, Questo inverno è stato un po' più freddo, mi sa. sì, neve. La mancanza di sole non mi piace molto. Un'altra cosa che purtroppo torno a ribadire, anche se non dovrei, è la superficialità del sistema irlandese in Mh. tutti i settori. È un po' superficiale e questo mi pesa un po'. Perché rimanere, te l'ho detto, perché in qualche modo hanno messo su un sistema che incentiva le persone a rimanere a livello salariale, a livello della gestione del tempo. Le aziende, le università sono comunque non sono così rigide come sono in Italia. Si possono creare tante opportunità in Irlanda, tante opportunità a Dublino. Quindi se sei bravo a prenderle è un basket di opportunità che in altri paesi questo secondo me non c'è. Sì, poi pur essendo la provincia, ma anche il vantaggio di essere provincia, la qualità della vita probabilmente migliore di una città come Londra che stai Certo, nella certo. Tube e lo stress è minore, suppongo qua che in altri È contesti. vero, è vero. E mi stupisce un po' il fatto del tempo, perché tu sei di Varese, non è che sia Varese sia, Taormina, non so. O si parlava prima con Pasquale qua che è venuto a trovarci che Longo non è un cognome varesotto, è del Varesotto, è un cognome più del Del sud. sud, sì, Però tu nel sole siciliano. ancora te senti rimasto via Sì, forse a ancestrale. livello genetico ce l'ho dentro. Cioè ancora senti il Sì, tu sei di Varese, io sei del nord, son di famiglia Varese, però del sud. del pugliese, non c'ho l'accento pugliese, la cadenza pugliese, È l'accento italoamericano, sto parlando strano, italoamericano. forse parli troppo inglese rispetto Può essere. Varese è la città giardino. mh, Perché? Perché piove molto e c'è molto verde, ma lì ci sono 4 stagioni comunque, cioè adesso a maggio già fino a settembre, ottobre il sole c'è e in estate si arriva anche a 40 gradi. D'inverno un magari po' ci sono troppo 40, no, ma alle a volte te piace? no, 40 no, da 30 a 35 è il massimo e Appunto, va bene. Però poi d'inverno fa freddo, d'inverno fa più freddo che qua. appunto. Però c'è la neve, ti diverti, è una cosa, cioè il cambiamento secondo me è positivo. Qui è tutto piatto, Mh, sempre grigio tutto l'anno. okay. Ma tu se torni in Italia spesso o Sì, fai adesso settimana prossima vado a Roma, okay. poi vado in Svizzera a fare un intervento e poi da lì prendo il treno per tornare a Milano, a Varese per Pasqua e fare un po' di buone cene. Quindi insomma, io un'altra differenza che facevo spesso tra gli italiani qua in Irlanda erano i conti di Montecristo e Marco Polo. Cioè i Marco Polo son quelli che viaggiano, vanno alla Via della Seta, a Gengis Khan, e portano la conoscenza in Italia, perché poi tornano in Italia, poi sono i conti di Montecristo che vivono un po' come in esilio, perché la patria, la matrigna non li ha accolti, non le ha dato quanto gli doveva come risorse salariali, opportunità, eccetera. Tu ti vedi più Marco Polo o più Conte di Montecristo? Bella domanda. Per di mezzo? Sì, una via di mezzo. Mi piacerebbe tornare in Italia, mi piacerebbe portare ciò che ho appreso, nel mondo accademico, mi piacerebbe tanto cercare di cambiare il sistema, educativo a livello governativo in Italia, perché tutti i nostri colleghi in università in Italia non se la passano bene a livello di fondi, a livello di inquadramento salariale, con tutti gli incarichi che hanno da sostenere, non è un lavoro facile. Infatti molti di loro, come tu ben sai, hanno dei lavori esterni, hanno delle consulenze esterne per andare avanti e pagare le bills a fine mese. No, ma la cosa che fa impazzire a me nel mondo accademico italiano è il nepotismo, la raccomandazione, Il baronato. il baronato, i dipartimenti con metà dei docenti col stesso cognome, che è ancora così, dopo quei vari scandali, varie inchieste, qua suppongo che con la superficialità, scusate, non esiste questo tipo di malcostume, oppure c'è pure qua? Non c'è il baronato, ma la superficialità alle volte porta allo stesso Porta outcome. a portare fare avanti chi non ha meriti, pure qua? Sì,
Che l'idea mia è che ci sia più meritocrazia in Irlanda. C'è a livello medio, c'è, ma dipende dove vai. Tipo vai al Mh. Trinity College, che è un'università di 500 anni, e loro il primo obiettivo è la qualità, e quindi prendono persone, docenti anche che vengono da altre università in Europa, ben formate, che possono apportare un valore aggiunto. Ma nelle università minori la mentalità è ancora un po' quella vecchia. E un'altra cosa, per quanto abbiamo fatto l'esempio dell'università, ma lo sai benissimo che tutte le aziende in Irlanda a livello manageriale, lì sono tutti irlandesi. Sì. Vabbè, io sono manager in un'azienda, non sono irlandese, però vabbè. La maggior parte. Sì, io sono nella mia azienda sono l'unico non irlandese a essere manager. Hai visto? E ci sono e metà non sono irlandesi, tutti quelli che non sono irlandesi fanno lavori più di basso livello. Vabbè, comunque sono 20 anni che lavoro qua. Sono arrivato, sì, in effetti questo sai che non ci ho mai pensato, perché All'università è uguale. un'azienda media sono l'unico non irlandese che ha un ruolo da senior manager. Cioè 10-15% non internazionali, ma sono tutti loro, a livelli alti. A livelli bassi c'è di tutto di più. Tutta Europa, o non solo. Questa è un'interessante osservazione su cui io rifletterò stanotte. E io ringrazio tantissimo il professor Luca Longo di esserci venuto a trovare, è stato molto interessante. Spero abbiate capito comunque chi non vuole esserci la trascrizione in italiano e in inglese. Soprattutto solo per me, perché mi mangio le parole, per capire quello che ho detto ci sarà il sottotitolo in italiano e anche in inglese per chi non parla italiano, quindi si potrà vedere anche quello che si è detto. È stato molto interessante. Buon ritorno in Italia, a Pasqua a Varese, il tour che farai. A presto, grazie ancora, alla prossima. Grazie mille per l'invito, alla prossima. Noi ci vediamo alla prossima puntata, 411ª, non so ancora l'ospite. La prossima. Ciao ciao.